Benvenuti, sono Valentino Giudice, non so regolare le luci, mi sono quasi accecato e questo è il mio 25esimo video sul canale Aspi96. Faccio questo video su richiesta di Aurora Ballarini che tramite un messaggio privato su Facebook mi ha chiesto di fare un video sul disturbo ossessivo provocatorio. Ladies and gentlemen. 3, 2, 1, go! Il disturbo positivo provocatorio è un disturbo del comportamento davvero molto comune fra i bambini. È leggermente più frequente nei maschi, ma solo leggermente. Fondamentalmente i bambini con questo disturbo sono incazzosi, che fra l'altro mi ricorda tanto la pubblicità dei biscotti inzupposi, quella con Zorro. E meno male che Aurora mi aveva detto di essere serio, ma andiamo avanti. I bambini con ODD hanno spesso comportamenti irrispettosi, specialmente nei confronti degli adulti. Sono irascibili e non amano stare alle regole. Ovviamente non tutti i bambini con comportamenti oppositori hanno questo disturbo. Non entro nei dettagli tecnici dei criteri diagnostici, ma questi includono il disturbare deliberatamente, il litigare spesso, il perdere il controllo, il dare la colpa agli altri per i propri comportamenti ostili e l'essere vendicativi. Ci può inoltre essere un frequente senso di rancore nei confronti degli adulti. La diagnosi inoltre non viene effettuata se tutto questo dura meno di 6 mesi o se i comportamenti non sono abbastanza invalidanti. Non è semplicissimo, occorre infatti effettuare una diagnosi differenziale con altri disturbi, tra cui il disturbo della condotta e, nel caso di adulti, il disturbo antisociale. Per quanto riguarda le cause, esse sono varie e discusse, nonché incerte. Tuttavia, probabilmente, esse includono, oltre forse a fattori inevitabili come cause genetiche, un'eccessiva severità da parte dei genitori. Insomma, comportarsi in maniera aggressiva nei confronti dei propri figli potrebbe non essere una buona idea. Una possibile terapia è, anziché concentrarsi solo nel punire i comportamenti sbagliati del bambino, focalizzarsi anche molto su quelli positivi e cercare di incentivarli, eventualmente anche premiandoli. Parlando, come richiesto da Aurora, di comorbidità, anche se molto velocemente, esse includono il disturbo da deficit di attenzione o iperattività, ADHD, che potrebbe anche esserne una causa. Ora, riflessione personale. Aurora mi ha chiesto di parlare di questo disturbo e fino a questo punto del video credo di averlo fatto, forse non in maniera esattamente seria, ma comunque politicamente corretta. Ora io mi chiedo, e penso che a sollevare questo dubbio siano anche molti altri disturbi, qual è il limite? Che cosa può essere considerato una scelta e che cosa un disturbo? Una cosa del genere vale anche per il disturbo antisociale. Certi comportamenti sono giustificati perché si tratta di un disturbo? E per quanto riguarda la sindrome di Munchausen per procura? Perché qualsiasi comportamento dipende da come si è fatti. Qualsiasi comportamento dipende dalla propria mente, dalla propria natura. È tutto giustificabile? Secondo me no. Inoltre, se un bambino si arrabbia, dovrebbe essere ascoltato. E se si arrabbia spesso, i genitori dovrebbero ascoltarlo spesso. Potrebbe essere un disturbo, ma potrebbe anche avere effettivamente dei buoni motivi per arrabbiarsi. Non lo so. Queste sono le mie opinioni, fatemi sapere le vostre e possibilmente discutiamo. In descrizione vi lascio un link a praticamente la concorrenza. Ovviamente un video in inglese, visto che di concorrenza in Italia non ne ho tantissima. E un altro video che spiega il disturbo positivo provocatorio, semplicemente. Guardatelo.
Allora, non so se avete notato, penso di sì, chi già ha visto dei miei video dovrebbe averlo notato, ho cambiato la sigla. Non uccidetemi, lo so che agli aspi non piace il cambiamento, però ho cambiato la sigla, avevo dei motivi. Per cambiare la sigla, fatemi sapere che cosa ne pensate della nuova sigla. Penso, un sospetto ce l'ho, mi immagino commenti del tipo era meglio prima, rimetti quella di prima. Come ti salta in mente di fare una cosa del genere? Non lo so. Ditemi cosa ne pensate. Ok? Bene. Al prossimo video.